Il mondo che abbiamo conosciuto negli ultimi 30 anni sta scomparendo letteralmente sotto i nostri occhi. Vi siete accorti che le grandi istituzioni internazionali, soprattutto quelle guidate dall'Occidente, fanno sempre più fatica a imporre la propria volontà? Sono certa di sì. I media tradizionali parlano spesso di un preoccupante ritorno all'isolamento o ai vecchi nazionalismi, ma la realtà è molto più complessa. Stiamo assistendo al crollo del modello globalista a guida occidentale a favore di un nuovo sovranismo e del multipolarismo. E la cosa straordinaria è che i grandi orologi del cielo, i movimenti dei pianeti lenti che segnano la storia dell'uomo, avevano già previsto questo esatto momento di rottura. E questo lo sa bene chi mi segue da un po' di tempo. Oggi vedremo insieme come il cielo sta smantellando il vecchio ordine e che cosa ci possiamo aspettare davvero, e lo faremo sempre con l'aiuto dell'astrologia mondiale. E soprattutto faremo il punto su un grande fraintendimento tra i termini nazionalismo, sovranismo e patriottismo, perché c'è una differenza abissale che i media e anche molti intellettuali nostrani fingono di non vedere. Ben ritrovati agli amici e benvenuti ai nuovi arrivati. Prima di salpare per la nostra veleggiata tra le stelle, voglio fare un po' di chiarezza sulle parole nel modo più imparziale possibile per evitare i tranelli terminologici. Spesso le parole sovranismo e patriottismo vengono confuse intenzionalmente con nazionalismo. Il termine nazionalismo porta a galla molti ricordi atroci e viene usato intenzionalmente a sproposito per denigrare un'idea, un'affermazione, una posizione politica o il modo in cui alcune nazioni si pongono a livello internazionale. Quindi cerchiamo di fare chiarezza. La differenza principale di questi orientamenti ideologici risiede nel modo in cui viene concepito il rapporto tra lo Stato, i cittadini e l'esterno, e quindi le relazioni internazionali. In estrema sintesi, il patriottismo indica l'amore per la propria terra basato su valori condivisi. Il nazionalismo è l'affermazione della superiorità della propria nazione sulle altre, mentre il sovranismo è la difesa della sovranità politica ed economica dalle interferenze internazionali. Entrando un po' più nello specifico, possiamo dire che il nazionalismo storico esalta l'identità etnica e o culturale di un popolo a scapito degli altri. Quasi sempre è indice di suprematismo, porta alla chiusura verso chi considera inferiore, porta alla competizione, allo scontro e all'aggressività, e spesso si sposa con il colonialismo. Nazionalismo, suprematismo e colonialismo si legano infatti attraverso una logica di sottomissione e sfruttamento dell'altro che viene giustificata ideologicamente. In pratica, le ideologie suprematiste offrono la giustificazione morale e culturale di cui una nazione ha bisogno per dominare altri popoli. E quindi questo porta a trasformare la conquista economica e territoriale di un'altra nazione in una presunta missione civilizzatrice. Vi ricorda qualcosa? La missione civilizzatrice non vi fa venire in mente il mirabile intento di esportare la democrazia che ha contraddistinto l'Occidente da parecchi decenni? E adesso vediamo di capire il significato di patriottismo. Questo termine indica amore e devozione verso la propria patria, pone il focus sul rispetto delle proprie istituzioni, della propria cultura e dei propri valori costituzionali. Qui l'orgoglio per il proprio paese non sminuisce le altre nazioni e gli altri popoli, e di solito non ci sono tendenze alla competizione, alla belligeranza né istinti di colonizzazione. Il sovranismo invece è un'idea abbastanza moderna che si avvicina al concetto di patriottismo, ma aggiunge la volontà e la necessità di preservare la sovranità nazionale, specialmente in un'epoca in cui gli organismi sovranazionali
come l'ONU, l'Unione Europea e altri, tendono a entrare a gamba tesa nelle scelte interne dei singoli paesi, in modo da determinare linee politiche, economiche, monetarie e sociali. In sostanza, il sovranismo è la richiesta legittima di un popolo di esercitare la propria indipendenza decisionale, economica e legislativa, rifiutando che organismi sovranazionali non eletti decidano al suo posto. Bene, spero di aver diradato un po' la nebbia che ci stanno costruendo addosso. Ma per capire meglio che cosa sta succedendo nel mondo e per capire perché è sorto questo orientamento sovranista, dobbiamo considerare un'altra forza in gioco, l'universalismo di stampo occidentale. Questo è stato introdotto attraverso la globalizzazione, ma non dobbiamo confonderlo con la mera globalizzazione delle merci. Negli ultimi decenni l'asse Stati Uniti-Unione Europea ha promosso una globalizzazione totale presentata come l'unico cammino di progresso possibile per tutti. Sotto una facciata di regole condivise, però, questo modello nasconde una forma di suprematismo ideologico, l'idea che l'Occidente debba esportare e imporre le proprie visioni economiche e culturali al resto del mondo, centralizzando il potere. E quindi, oggi come oggi, blocchi come la Cina, la Russia e i paesi del gruppo BRICS si stanno ribellando a questa guida unica. Non lo fanno per isolarsi, né hanno scopi aggressivi, ma lo fanno per difendersi e chiedere un mondo multipolare e rispettoso di tutte le civiltà. Questi paesi vogliono essere sovrani a casa loro, vogliono che le loro culture siano rispettate, vogliono potersi sviluppare e progredire secondo i propri tempi e secondo le proprie modalità e vogliono cooperare alla pari senza subire un centralismo esterno che detti le regole per tutti, che tra l'altro si rivelano essere regole arbitrarie perché vengono da una parte sola, non sono universalmente accettate e condivise. Bene, chiarita la base terminologica indispensabile, possiamo partire per la nostra veleggiata tra le stelle. Prima di mollare gli ormeggi, se apprezzate la mia opera di divulgazione, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale attivando la campanella. E se desiderate sostenere il mio progetto, potete abbonarvi al canale o fare una piccola donazione tramite PayPal, trovate il link in descrizione. Grazie di cuore a chi fa già parte della ciurma e grazie a chi si unirà oggi. E ora entriamo nel vivo del nostro viaggio astrologico. La transizione geopolitica che stiamo vivendo è un preciso riflesso del cielo. Uno dei grandi motori del cambiamento è Plutone in Acquario. L'Acquario è il segno delle reti, della frammentazione del potere centralizzato a favore della creazione di alleanze tra nazioni che hanno intenti o ideali condivisi ed è in un certo senso il segno della cooperazione orizzontale. Dopo il passaggio in Capricorno, dove Plutone ha manifestato il massimo dell'accentramento del potere in chiave occidentale, adesso che è entrato in Acquario, Plutone sta letteralmente demolendo le vecchie strutture piramidali, come il controllo verticale esercitato dall'asse finanziario e politico occidentale, e lo sta facendo per ridistribuire il potere in modo diffuso e più equilibrato sul pianeta. A confermare questo punto di non ritorno c'è un evento epocale che si è consumato proprio poco tempo fa, la congiunzione di Saturno e Nettuno al grado zero dell'Ariete. In astrologia mondiale il ciclo Saturno-Nettuno governa i grandi sistemi politici e le ideologie collettive. Qui possiamo ricordare che l'ultimo grande ciclo è iniziato alla fine degli anni '80 e ha accompagnato il crollo del muro di Berlino e la nascita di questa globalizzazione esasperata. Oggi siamo di fronte all'inizio del nuovo ciclo in Ariete, un segno pioniere, un segno di fuoco legato all'indipendenza e all'autostima.
Questo nuovo ciclo decreta il fallimento definitivo di quel vecchio sogno, tra virgolette, universalista, e possiamo constatare con mano come gli effetti di questo transito planetario siano in pieno svolgimento. Qui il velo è caduto e i popoli sentono il bisogno viscerale di ritrovare la propria identità e anche la propria sovranità pratica. Ma per capire la direzione del destino collettivo in questo momento, proprio nel 2026, dobbiamo guardare anche la bussola dei nodi lunari. Attualmente ci troviamo nella fase conclusiva dell'asse Pesci-Vergine, con il nodo nord in Pesci e il nodo sud in Vergine. Il nodo sud in Vergine ci ha costretti a fare i conti con la crisi delle catene di approvvigionamento, con l'ossessione per il controllo burocratico e con la fredda tecnocrazia. Il nodo nord in Pesci invece ha richiamato l'umanità a una visione sicuramente più ampia, ma ha anche mostrato il volto ombra del segno, ovvero il rischio di una globalizzazione liquida in cui i confini evaporano e le identità si dissolvono in un oceano indistinto, ideologico e controllato dall'alto. Ma attenzione, perché fra poco avremo il prossimo ed è imminente cambio della guardia. Ad agosto del 2026 i nodi cambieranno segno, il nodo nord entrerà in Acquario e il nodo sud in Leone. Questo passaggio sposterà l'asse evolutivo dell'umanità. Il nodo sud in Leone metterà in crisi l'archetipo del sovrano assoluto, dell'egocentrismo delle superpotenze, ovvero il suprematismo di chi vuole dominare da solo, mentre il nodo nord in Acquario ci indicherà la via del futuro. L'evoluzione passerà attraverso la creazione di comunità di stati indipendenti, di alleanze flessibili e di reti paritarie, dove nessuno è il capo assoluto, ma le amicizie si fondano su ideali e reciproco vantaggio. A gestire la transizione nel quotidiano sono poi Giove e Saturno, i cronocratori della tradizione occidentale. Nel 2020, con la loro congiunzione in Acquario, sono entrati nella grande mutazione d'aria, un ciclo di 200 anni che abbandona la logica della Terra, dove imperversava il possesso materiale, il controllo geopolitico dei territori e anche i monopoli fisici, a favore dell'aria, dove troviamo gli scambi di dati, sicuramente la tecnologia e anche le alleanze fluide. Quindi, mentre Urano in Gemelli, di questo ne abbiamo già parlato in altri video, accelera la nascita di mercati regionali, di nuove valute digitali o locali e la frammentazione del monopolio del dollaro, Giove e Saturno impongono nuove regole del gioco. Il cielo ci sta dicendo che gli stati che si ostinano a usare la forza o le sanzioni per imporre la propria leadership economica stanno letteralmente lottando contro il vento della storia. Il cielo richiede una struttura decentralizzata e verso questa strada noi ci stiamo dirigendo. Tutto questo può spaventare se ascoltiamo solo la narrazione dei media occidentali, che descrive la fine della propria egemonia, come la fine del mondo. Ma l'astrologia mondiale ci insegna che il caos attuale è solo la fase transitoria necessaria a ritrovare un nuovo e migliore equilibrio. Non stiamo andando verso l'isolamento distruttivo del nazionalismo, ma stiamo andando verso un modello in cui la sovranità di ogni popolo verrà rispettata all'interno di una rete globale. Questo è il passaggio necessario dall'unipolarismo al multipolarismo. Speriamo che avvenga nel modo più pacifico possibile, ma questa è sicuramente la strada che il cielo ci sta mostrando. E voi che cosa ne pensate? Vi ritrovate in questa traduzione dei transiti planetari che si riflettono sul nostro pianeta? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, mentre stiamo rientrando in porto perché la nostra veleggiata volge al termine. Se questo viaggio vi è piaciuto, vi invito a mettere mi piace, a condividere il podcast con i vostri amici, quelli appassionati di astrologia ovviamente, e a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi appuntamenti. Grazie di cuore per avermi accompagnato in questa veleggiata stellare, un grandissimo abbraccio e buona fortuna a tutti.